Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Vediamo cosa ti porterà questa Venere in Capricorno, va bene? Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica, l'arte del vivere, risvegliare la coscienza per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. I tarocchi ci narrano una storia, ci raccontano la storia della nostra vita entro la quale noi possiamo scorgere quali sono i dettami della nostra evoluzione e andarci incontro. Quindi, detto questo, ragazzi e miei ragazzi, la Venere in Capricorno è una Venere molto selettiva, e seleziona le persone con cui vuole stare, è una Venere radicata e austera, che sceglie minuziosamente le persone con cui condividersi, non guarda la banalità, non è superficiale, una Venere molto radicata. E andiamo a vedere quali sono le esperienze che ti porterà. Allora, andiamo a vedere carta guida per le mie ragazze del cancro e i ragazzi del cancro. Carta guida per questo transito della Venere in Capricorno, in amore. Una carta guida, un'altra carta guida dell'oracolo. Allora, vediamo. 3 di bastoni. Può essere che tu abbia una persona a distanza, stai aspettando, o una persona che ti osserva a distanza e sta per muovere dei passi verso di te. Oppure stai aspettando l'amore. Quindi ti sei messa alle spalle, c'è una persona di spalle il passato, guardi al futuro con entusiasmo, aspetti la nave che arriva, no? Qui. Oppure c'è una persona a distanza, vediamo un po'. Amore geloso, c'è qualcuno, è possibile, a distanza che è geloso di te. O una persona gelosa di te. Vediamo di che cosa si tratta, vediamo quali sono le esperienze di questa Venere in Capricorno. Allora, per te. Cancro, in amore, cosa ti porta questa Venere in Capricorno? Allora, cancro, amore, Capricorno, Venere in Capricorno. 2 di bastoni, 6 di coppe, il recupero di una connessione. Vedo una bellissima energia del 6 di coppe, il 2 di bastoni mi parla di apertura di cammino, insieme al 3 di bastoni apertura di cammino, vedo una bellissima energia d'amore col 6 di coppe qua. Vediamo un po', una persona che già conosci, probabilmente col 6 di coppe, o che magari non hai avuto rapporti intimi con questa persona ma già conosci. Va bene? Puoi già conoscere questa persona oppure la conosci da altre vite. Vediamo. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo un 6 di coppe, il matto, 10 di bastoni, re di coppe. Guarda, cioè io qua vedo che c'è una nuova tappa d'amore per te col 6 di coppe. Io qua vedo che hai vissuto re di coppe, 10 di bastoni, una situazione emozionalmente che è giunta al termine, una situazione pesante emozionale. Però il matto mi parla o di una persona che fa punto a capo con te, rischia nei tuoi confronti di recuperare il rapporto, di fare qualcosa con te, o di una persona nuova che ti dà questo nuovo amore. Vediamo di cosa si tratta. Energia attuale, cancro, 9 di coppe. Guarda, il 9 di coppe mi parla di una bellissima energia attuale per te, mi parla di amor proprio. Hai un grande amor proprio attualmente. Al di là se stai con qualcuno, non c'è qualcuno, il 9 di coppe mi parla della tua soddisfazione personale come situazione attuale, è già l'energia del presente, quindi se non stai così, aspetta di questa energia di soddisfazione personale, al di là se stai con qualcuno o meno. Vediamo il positivo per te. Wow, il sole mi parla di tanta allegria che arriva per te, tanta allegria, gioia, notizie felici, nuove conoscenze, nuove amicizie.
Vediamo il blocco, Cavaliere di bastoni. Puoi avere a che fare con una persona un po' che va e viene, o puoi aver avuto a che fare con questa persona qui, con un carattere che agisce più per capriccio. Puoi aver avuto a che fare con questo. L'unica nota stonata può essere questa. Comunque lo vediamo durante il corso della lettura. Passato, la papessa e l'asso di denari. Qua hai investito molto sulla tua crescita personale nel recente passato. Sulla tua crescita personale hai investito molto, c'è un bellissimo asso di denari, o sui tuoi studi, sui tuoi impegni, sulla tua evoluzione spirituale. C'è un bellissimo asso di denari sulla papessa, con la papessa accanto e col 9 di coppe. Mi parla che hai lavorato molto bene sulle tue emozioni, su te stessa o su te stesso, e non prendendo niente di meno di quello che esige una papessa. Se abbiamo avuto a che fare con una persona che va e veniva, diciamo che l'hai tenuta un po' sott'occhio. Vediamo cosa ci porta qui Venere in Capricorno. Cancro, il Papa, il 7 di coppe, gli amanti. Ah, ci picchia. Io ti dico una cosa molto forte qua. Vediamo, aspetta, che c'è dopo gli amanti. La luna, qua ci sei tu. Guarda, io qua vedo una persona che è disposta a darti tutto, tutto, farti promesse e mantenerle. Però la luna qua ci sei tu, possono essere un po' di nervosismo interno, un po' di dubbi interni che puoi avere. Qua c'è una persona di spessore per te, una persona di spessore, c'è il Papa e qua c'è la papessa. C'è un'unione spirituale potentissima qua. Allora, ti dico questo, qua c'è la riconnessione con questa persona, con la quale tu hai una connessione spirituale fortissima. Può essere che già la conosci o che viene da altre vite. Il 7 di coppe con la luna mi parla di dubbi, di incertezze. Questa persona ha davvero eh, come dire, un amore profondo per te. È disposto a dare tutto, però è come se ci fossero dei dubbi da parte tua, quasi non ci credi. Per altri di voi ci sono delle opzioni per voi. Ci sono delle opzioni con queste nuove conoscenze. Una di queste opzioni sentirete un legame fortissimo. Interessante questa stesa, Oppure è possibile che nonostante il legame fortissimo che tu senta con questa persona, lo senta anche questa persona, sta proprio bene con te, il legame è fortissimo. Può essere che questa persona agisca per capriccio, possa entrare e uscire, questo ti genera dei dubbi, delle ansietà. Vediamo un po' che cosa mi dicono i mini tarocchi. Vediamo. Allora, invece poi ti dico un'altra cosa. Per chi è proprio singolo, qua vedo un'energia autonoma bellissima. Tu prenderai le decisioni su più aspetti della tua vita in conformità di quello che credi. Cioè, credi una cosa in un ambito della tua vita, la fai. Credi una cosa in un altro ambito, la fai. Poi si presenterà una scelta d'amore con qualcuno qua. Perché ti vedo stare bene con te stessa o con te stesso, con le tue cose, e si presenta la scelta d'amore con qualcuno. Qualcuno con il quale ci sarà una grande affinità elettiva. Vediamo il 9 di coppe, energia attuale per il cancro, in amore. 10 di coppe. C'è chiaramente una persona che che vuole darti tutto col 10 di coppe qua. Asso di denari, vedi? Dal 9 passiamo al 10, energia di condivisione, familiare. Vediamo il sole al positivo. Il mago, assolutamente, vuole darti tutto questa persona. Non so perché ti vedo con delle ansie interne, con delle paure qua. Il mago è la più grande opportunità. Col sole è proprio una grande opportunità felice. Vediamo questo cavaliere di bastoni.
Paggio di spade. Non ti fidi molto di questa persona, o perché agiva con capriccio, o che perché può agire con capriccio. Non ti sei fidata di persone che agivano per capriccio di andare e venire, che avevano scusami, una certa immaturità emozionale. Vediamo asso di denari, la papessa, passato, asso di denari, la papessa, la giustizia. Qua hai preso la decisione di dedicarti a te stessa, o a te stesso, e la giustizia divina ha lavorato dentro di te affinché tu potessi ambire a quello che ti spetta. Il Papa, prossimo futuro, cosa ti porta la Venere in Capricorno? Il Papa, il mondo, una nuova tappa. Credo che sia una persona nuova per alcune di voi, o nuova in questa vita, però già la conoscete da altre vite, o questa persona che si prende delle responsabilità, invece potrebbe anche essere. 7 di coppe, 9 di spade. Qua ti vedo preoccupata, la papessa, perché? Perché 7 di coppe, il matto. Può essere che questa persona abbia dei comportamenti che ti inducono un po' a farti venire dei dubbi. Vediamo gli amanti. 7 di bastoni. Limiti. Chi è che mette limiti qua? Qua c'è una persona che vuole darti tutto e qua qualcun altro mette dei limiti. Può anche essere come energia a specchio, Vediamo la luna. O una persona che deve fare una scelta. La luna, l'appeso. L'appeso mi parla di situazioni ferme. Allora, vi dico una cosa. Per quanto riguarda te, nel senso come se stai pensando a una persona che andava e veniva, una persona che agiva per capriccio, una persona che ti dava da pensare, una persona, ok, tu prendi la decisione di aprirti al nuovo. Questa cosa può generarti un po' di ansia, ma perché questa persona non fa la scelta che vorresti tu. Se tu metti limiti a questa persona, dietro l'angolo c'è quest'altra persona qui che ti darà tutto quello di cui ti ho parlato. Altrimenti qua io vedo che delle opzioni che puoi avere inizialmente metti un po' dei limiti perché stai bene così come stai, hai un po' di reminiscenze di persone che agiscono per capriccio e non vogliono concretizzare. Ricordiamo che la Venere in Capricorno parla di infatti, non a parole. Tant'è che penserai molto a che scelta fare sanando i tuoi dubbi. Ok? Cosa viene dopo la luna? E poi la regina di bastoni. Assolutamente sì, chiarirai i tuoi dubbi e ti farai poi, e vedo che rientri nel tuo potere, perché la regina di bastoni, l'otto di spade, da una gabbia mentale emozionale che puoi avere, qua la regina di bastoni mi parla di te che riprendi il controllo delle situazioni, mi spiego, ti apri al nuovo. Vediamo un attimo questo mago nei tuoi confronti. L'asso di coppe, qua c'è un'opportunità assolutamente. Puoi stare avendo a che fare con una persona impegnata, per alcune, che non fa subito la scelta nei tuoi confronti. Questo può generare un po' di agonia, ma subito dopo la farà. Va bene? Dovete vedere un po' dove vi risuona, ragazzi, perché qua mi parlano di tanti, una stesa un po' complessa, mi parlano di diversi scenari. Fatto sta che qua c'è per te questa relazione qui. Abbiamo forte il segno dell'Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Toro, Pesci, Bilancia. Sì. Vediamo un po' che cosa mi dice l'ultima carta dei Rider White. La regina di spade, vedi, ti vedo un po' sulla difensiva prima di prendere delle decisioni, fare lo scanner a qualcuno, il giudizio, prendere queste decisioni rispetto al re di bastoni. E qua abbiamo la regina di bastoni con le quali c'è molta passionalità, infatti c'è anche amore geloso qua.
Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio. Per chiunque li desiderasse li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, cosa ti dirà questo mago con quest'asso di coppe? Infatti, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Per lo scenario che vi ho descritto, perché è una persona impegnata, qua sta impazzendo questa persona, tant'è che mentre sta con lei con lui, ha queste responsabilità, si sente di dover fare una scelta nei tuoi confronti, è tutto bloccato, a un certo punto si lancia. Però non è subito, la Venere in Capricorno fa lavorare all'interno questa persona nel prendersi delle responsabilità, il Papa. Si può chiudere anche un matrimonio, ripartire da zero con te, che poi gli metti un po' di limiti, magari chiude questa persona e tu all'inizio non sai che fare e poi dopo ti lanci. Lo metti un po' alla prova, ok? Per chi rientra in questo scenario che sto descrivendo. Vediamo cos'altro. Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Te l'ho detto, è pazzo di te questa persona. Un'altra? Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Abbiamo parlato di vite passate qua, avete avuto già un contatto in vite passate, ma come tutte le relazioni importanti, perché qua te l'ho detto c'è una relazione molto importante, una connessione importante che siete venuti a portare avanti in questa vita per sciogliere paure, resistenze e attaccamenti che vi separano dalla vera prosperità in tutti gli ambiti, mi spiego? È una stesa molto forte questa, molto forte. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Alchimia, infatti. Vale la pena di aspettare, te l'ho detto che un po' di attendere c'è. Luna di miele. Guarda, le cose si sistemano tra un po'. Le cose si sistemano tra un po', c'è una fortissima connessione spirituale qua tra te e una persona. Vediamo qua cos'altro ti dicono queste carte. La porta della terra è proprio la Venere in Capricorno, porta a capire con chi si può investire, a concretizzare nel tempo, a lavorare minuziosamente con i fatti. È una carta che mi parla di concretezza, di stabilità e quindi credo che qua metterete alla prova qualcuno su questo, va bene? E dietro l'angolo c'è questa opportunità magnifica. Però un pochino di... Vediamo, ti faccio una cosa che non ho fatto agli altri segni, visto quando vedo delle cose un po' più complesse. Qual è il tuo atteggiamento? Qual è l'atteggiamento consigliato per sciogliere paure, resistenze e attaccamenti? Che se proietti, se l'altro ha paure e resistenze, sono anche tue, no? Perché le proietti in qualità di legge dello specchio. Comunque, ragazze mie ragazzi, soprattutto per le ragazze nuove, i tarocchi ci servono a vedere qual è il karma e come aggirarlo. Ve lo dico sempre nei podcast, soprattutto l'arte sciamanica. Ok, vediamo come devi agire tu. Eh sì, inconscio, incontra il tuo bambino interiore, ascolta. Le ansie o le situazioni, le perturbazioni interne, la luna 7 di coppe che ti possono arrivare in questo gioco relazionale, emozionale, per vincerle devi contattare la bambina interiore, il bambino interiore, perché sono emozioni che hai avuto già nell'infanzia e questa volta, affinché ci si metta alle spalle il karma passato, devi incontrarti con quelle emozioni affinché possa radicarsi in te una nuova consapevolezza e anche realizzare, come vuole la Venere in Capricorno, delle relazioni integre e appaganti. Va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso quest'ultimo oracolo, cosa ci racconta. Un nuovo inizio, si chiude una situazione e se ne apre una più interessante, proprio come vi ho detto qui. Una persona con cui costruire, condividere, mettersi alle spalle il passato, o è la stessa o è un nuovo inizio, te l'ho detto qua, una persona nuova che però viene dal passato di altre vite. D'accordo? Ok. Quindi, detto questo, ragazzi miei ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questo Colossal.
Vi abbraccio fortissimo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.